benvenuti in un nuovo video delle gattare del canale di Scolo. Questo non sarà un video come tutti gli altri, ma sarà un video tributo per celebrare la vita di Freddie Mercury. Quindi si tratta di uno speciale, veramente speciale, per l'anniversario di morte del grandissimo Farrokh Bulsara, in arte Freddie Mercury. Ovviamente, essendo noi gattare del canale di Scolo, occupandoci di cinema, parleremo dei Queen e del loro rapporto con il cinema. Prima di Bohemian Rhapsody, i Queen si erano dedicati al cinema con la composizione di colonne sonore. Iniziamo dall'inizio, dove è giusto cominciare. Il primo film per cui i Queen hanno realizzato una colonna sonora risale al lontano 1980 e parliamo di Flash, la trasposizione cinematografica del fumetto Flash Gordon, una coproduzione internazionale distribuita dalla nostra Titanus italiana di Dino De Laurentiis in coproduzione appunto con l'America e con l'Inghilterra. Un film che da molti viene definito un capolavoro trash. In Flash Gordon abbiamo Sam Jones nei panni di Flash Gordon, grande attore, però oltre a Sam Jones e a Ornella Muti abbiamo sì due grandi attori, l'immensa Mariangela Melato e Max von Sydow nei panni del perfido imperatore Ming. Un film veramente strano dove si mescolano questi attori espressivi quanto un mocassino come Sam Jones e Ornella Muti a questi due mostri sacri della cinematografia mondiale come Mariangela Melato e Max von Sydow, che ti dici che sembra, c'è un cast che veramente è stato assemblato come dopo aver mangiato una peperonata alle 4 del mattino, e infatti l'effetto di vedere questo film è aver mangiato una peperonata alle 4 del mattino con tutti i succhi gastrici e tutto quel che ne consegue, perché è un film veramente, possiamo dirlo, terribile! Se facessi una recensione esclusivamente su Flash verrebbe sicuramente inserita nella categoria delle gattare del canale di Scolo film brutti. È un film brutto, fatto male, dove le atmosfere del fumetto non vengono assolutamente rispettate, ma dove, signore e signori, c'è una colonna sonora memorabile. Quindi se questo film non è finito nella pattumiera dove meritava, lo dobbiamo ai Queen. Tum 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 tum. Flash! Ma chi l'ha dimenticata questa colonna sonora? Quindi nel 1980 l'esordio nel cinema è proprio con Flash Gordon. Una piccola curiosità su questo piccolo capolavoro trash che è Flash. Viene citato ed è uno dei punti cardine del film Ted con Mark Wahlberg, un film molto divertente dove il protagonista Mark Wahlberg rievoca perpetuamente la sua infanzia in compagnia del proprio orsacchiotto. E uno dei miti dell'infanzia di Mark Wahlberg nel film Ted è proprio Flash. Tanto più che nel film è presente in un cameo anche Sam Jones, quindi dopo tantissimi anni abbiamo rivisto Sam Jones praticamente identico, come se non fosse passato un giorno, in Ted. Quindi Flash Gordon è stato, diciamo, omaggiato, ovviamente anche con la colonna sonora dei Queen, attraverso il film Ted. Sempre negli anni '80 Freddie Mercury poi collaborò con il grandissimo Giorgio Moroder, e non mi dite che non sapete Giorgio Moroder, perché veramente mi mangio il cappello proprio. Giorgio Moroder, il re delle colonne sonore anni '80 e prima ancora il re della disco music con Donna Summer, a Feel Love. Negli anni '80 Freddie Mercury collaborò da solo come solista con Moroder per la rivisitazione, la riedizione del capolavoro di Fritz Lang, Metropolis. Sì, proprio quel Metropolis, le cui scene vengono utilizzate nel meraviglioso video. Vediamo i Queen a bordo di un'astronave che si muovono nell'universo distopico che viene appunto narrato in Metropolis di Fritz Lang. Moroder si era proprio affezionato alle atmosfere Metropolis e decise pertanto di farne una sua versione personale, tagliata rispetto all'originale,
ricolorata. Ricordate quando negli anni 80 c'era la moda di andare a ricolorare le pellicole in bianco e nero, sia che fossero vecchi film o vecchi documentari di guerra? Bene, Metropolis subì anch'esso questo processo, perché il film venne riportato al cinema in una versione restaurata, ricolorata e soprattutto rimusicata, con musiche di Giorgio Moroder e anche una canzone di Freddie Mercury, Love Kills, che ricorderemo tutti come uno dei brani di maggior successo della carriera solista di Freddie Mercury. Quindi potete capire quanto fosse grande l'amore di Freddie Mercury e dei Queen per i capolavori della cinematografia mondiale. Dovremo però aspettare il 1986 per avere un grande film e una grande colonna sonora, stavolta non solo una grande colonna sonora come per Flash, per un film meno che mediocre, ma un grande film e una grande colonna sonora. Highlander, l'ultimo immortale, 1986, con brani che sono contenuti negli album A Kind of Magic, che potremmo di fatto definire la soundtrack di Highlander, perché molti brani di quell'album sono presenti nella colonna sonora del film, e con un brano contenuto in The Wars del 1984, Hammer to Fall. Sappiamo tutti la grandezza, conosciamo tutti la grandezza di Highlander, che lanciò a livello globale la stella di Christopher Lambert, o Christopher Lambert che dir si voglia, di cui abbiamo già parlato nella categoria film brutti per I Love You di Marco Ferreri. Andate a recuperarvi il video. Highlander, un grande film che racconta una storia che inizia in Scozia nel 1560. Vediamo Christopher Lambert nei panni di Duncan MacLeod, l'immortale. L'Highlander ne rimarrà solo uno. There can be only one, come si dice in un verso di A Kind of Magic, la lotta tra creature immortali che si contendono il potere e il mondo. Un film memorabile dove uno splendido Christophe Lambert, all'apice della sua giovinezza e della sua bellezza, si sfida a colpi di spada, prima con Sean Connery, fantastico sex symbol intramontabile e veramente grande attore, nei panni di Ramirez, prima rivale e poi amico fraterno di MacLeod. Dopodiché si scontrerà con il cattivissimo, attraverso le epoche, attraverso il tempo, il cattivissimo Coogan. Qualche curiosità su questa pellicola: è una pellicola diretta da Russell Malakai o Russell Malkai, non ho ancora capito come si pronuncia, io sono veramente un po' barotta quando si tratta di trovare le pronunce di questi nomi strani. Non potevano chiamarsi tutti Meku o Jaku, così non avevo nessun problema a pronunciarli, no? Comunque Meku, insomma Russell Malkai, che per comodità chiameremo Meku, è stato un regista di videoclip memorabili, Duran Duran e soprattutto ancora i Queen. Per i Queen infatti filmò il leggendario videoclip di A Kind of Magic, quello dove in un teatro abbandonato troviamo Freddie Mercury che con uno schiocco di dita "It's a kind of magic, it's a kind of magic", anima tutti, trasforma tre barboni addormentati nei Queen e li fa suonare come Dio comanda. Un grande videoclip, quindi un film che deriva dall'esperienza di videoclip musicali del regista Russell Malkai, che per comodità chiameremo Meku, così riesco a pronunciarlo in maniera decente. La curiosità di questo film è che oltre ai brani che sono presenti nell'album A Kind of Magic e The Works, c'è anche una versione molto particolare di New York, New York, cantata da Freddie Mercury. Bene, questa versione non la troverete in nessun album dei Queen e nemmeno negli album solisti. Inizialmente il protagonista MacLeod non doveva essere interpretato da Christophe Lambert, da Mickey Rourke. Come sarebbe stato questo film con Mickey Rourke al posto di Christophe Lambert? E chi lo sa, quel che è certo che erano al tempo fighissimi tutti e due, quindi o con uno o con l'altro si cascava sempre in piedi e noi ragazze avevamo solo da sbavare. Ovviamente la maggior parte delle persone conosce i Queen attraverso il film Bohemian Rhapsody. Come vedete lo possiedo anch'io in DVD, perché da vecchia fan dei Queen, perché io mi sono innamorata dei Queen quando avevo 16 anni, quindi molto molto prima che tornassero di moda attraverso il film con Rami Malek.
Lo so, avete visto decine e decine, se non centinaia di recensioni di Bohemian Rhapsody su altri canali YouTube, perché parliamo di un film che veramente ha vinto i premi più importanti, Rami Malek il miglior attore protagonista e non solo, e soprattutto ha incassato tantissimo, praticamente tutti penso nel globo hanno visto Bohemian Rhapsody. È un film che sicuramente è molto spettacolare e dà la giusta rilevanza alla musica dei Queen, riesce a darle quella maestosità che la musica dei Queen possedeva, quindi sicuramente dal punto di vista meramente musicale, soprattutto con la rivisitazione e la ricostruzione dell'esibizione che i Queen fecero nel 1985 al Live Aid, dà dei momenti di spettacolarità assolutamente notevoli. Diciamo che già solo la sequenza finale dove Freddie Mercury in canottiera entra al Wembley Stadium con la sua canottiera bianca e comincia a prendersi il pubblico a morsi e a bocconi, sicuramente vale la visione del film, anche se va detto che per quanto sia spettacolare la performance di Rami Malek e quanto siano somiglianti anche gli altri attori che interpretano i Queen, la cosa sempre migliore da fare è andare sempre su YouTube e cercarsi il Live Aid vero, un'esibizione straordinaria. Senza dubbio, come vedete anche qua dalla mia maglietta che ritrae appunto Freddie Mercury ritratto durante il Live Aid, senza dubbio la migliore performance rock di ogni tempo. Potete dirmi quello che volete, possono non piacervi Queen, può non piacervi Freddie Mercury, ma all'unanimità l'esibizione dei Queen al Live Aid è stata rilevata come la più grande esibizione di tutti i tempi a livello rock. Ma torniamo a parlare del film. Perché ha suscitato polemiche? Innanzitutto perché non rispetta né la cronologia dei fatti che misero insieme i Queen e soprattutto rispetta la storia dei Queen. Sapete benissimo che il film ha delle inesattezze. Innanzitutto quando i Queen vanno al Live Aid vengono mostrati come un gruppo che ormai non suona da anni, fortemente diviso, con grandi litigi all'interno, cosa che in realtà non fu, perché il Live Aid fu nel 1985 e i Queen avevano prodotto un album soltanto l'anno prima, nel 1984, nel già citato The Works, che ne abbiamo parlato poco fa per quanto riguarda Highlander, in quanto contiene una canzone, Hammer to Fall, che viene inserita nella colonna sonora di Highlander. Quindi non è vero che i Queen erano inattivi da anni, assolutamente no, avevano appena fatto un tour, quindi erano già belli rodati, e quando infatti salì Freddie Mercury sul palco si mangiò letteralmente tutti gli altri artisti e cannibalizzò il Live Aid, perché nessuno poté fare una performance all'altezza della sua, nonostante ci fossero i più grandi e meravigliosi nomi della discografia rock di ogni tempo, ma Freddie Mercury se li mangiò tutti. Quindi l'inesattezza maggiore è quella, oltre al fatto che Freddie Mercury non rivelò di essere malato di AIDS ai propri compagni poco prima del Live Aid, ma anzi si dovette aspettare il 1991, l'anno della morte di Freddie Mercury, perché anche gli altri membri dei Queen sapessero che era malato. Sicuramente Freddie Mercury nel 1985 aveva già contratto la malattia, ma ancora non ne mostrava i segni, pertanto il Live Aid, che nel film assume un significato drammatico e drammaturgicamente profondo e rilevante, di fatto nella realtà non fu così, perché Freddie Mercury affrontò ancora dopo il Live Aid la più grande tournée della storia dei Queen, ovvero quella che è stata ritratta nel meraviglioso DVD Live at Wembley 86, ovvero il tour che accompagnò l'uscita dell'album A Kind of Magic, e fu purtroppo l'ultimo tour, perché dal 1986, dopo il 1986, Freddie Mercury iniziò a manifestare i segni della malattia, che purtroppo ce lo portarono via la notte tra il 24 e il 25 novembre del 1991. Quindi ciò che vediamo nel film Bohemian Rhapsody, il dialogo che Freddie Mercury ha con i compagni, dove dice nel 1985, anno del Live Aid, di essere malato di AIDS,
non corrisponde a verità. Nel film si mostra molta tensione per la decisione di Freddie Mercury di intraprendere la propria carriera solista con quello che poi fu Mr. Bad Guy del 1985, ma in realtà non fu motivo di contendere il fatto che Freddie volesse avere una carriera solista, perché anche gli altri membri dei Queen, ad eccezione di John Deacon, ebbero delle carriere soliste ancora prima della morte di Freddie Mercury, quindi non fu assolutamente causa di attrito il fatto che Freddie volesse farsi un album solista. Lo stesso Brian May aveva sfornato un album addirittura con Van Halen, dove figurava soltanto il solo Brian May. Addirittura Roger Taylor però prima ancora che Freddie Mercury morisse, aveva già fondato un suo gruppo musicale dove non solo suonava ma anche cantava. Nel film tutto questo viene modificato, lo capiamo, sono esigenze drammaturgiche per rendere il film più appassionante, però per chi vuole veramente conoscere la storia dei Queen, diciamo che Bohemian Rhapsody può solo essere una piccola infarinatura, poi conviene veramente andarsi a cercare le biografie dei Queen e soprattutto andatevi a prendere gli album dei Queen. Andatevi a cercare i dischi dei Queen, che siano in CD o che siano in vinile, non importa, ma ascoltate la musica dei Queen e andate a recuperare i DVD con i concerti dei Queen e soprattutto andate a recuperare il Live at Wembley 86, che per quanto riguarda il mio gusto personale è il live più bello, più coinvolgente, più elettrizzante che io conosca. Ovviamente mi piacciono anche altri artisti oltre ai Queen, però i Queen sono stati il mio primo grande amore musicale e qui sotto batte un cuore che ama i Queen, ripeto, da quando avevo 16 anni. Speriamo che questo video pertanto vi abbia dato qualche informazione, vi abbia divertito, vi abbia intrattenuto. Noi Gattare tutto quello che facciamo lo facciamo con il cuore! Grazie a chi si iscriverà, un bacione grande 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 da Chanel, grazie e lunga vita alla regina, sempre sempre stay rock.